Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione che questa settimana ci portano oltre frontiera, o meglio, dove una volta c'era la frontiera e adesso non c'è più. Fino a non troppo tempo fa, storicamente parlando, il confine tra Italia e Slovenia era tinto del sangue di due guerre mondiali, soprattutto della prima. Stiamo parlando di un confine nei pressi del quale c'è il Monte Sabotino e c'è Caporetto, il luogo della celebre disfatta del nostro esercito nel 1917. Oggi invece la frontiera non esiste più, dal punto di vista materiale è sparita, addirittura c'è una piazza della Transalpina o piazza dell'Europa, a seconda che voi vi troviate con un piede in Italia o un piede in Slovenia, che ne celebra la sparizione, il fatto che queste due comunità sono ormai una conurbazione unica. E oltre a essere una conurbazione unica, hanno colto l'opportunità da una decina d'anni a questa parte per fare anche i progetti europei assieme, catturando più risorse. I comuni sono quelli di Gorizia, Nova Gorizia, e anche il comune di Szentpéter-Verbojta, che aggiunge qualcosa sul fronte sloveno, andando a creare un gruppo di comunità da circa 80.000 abitanti. Nella nostra prossima storia di coesione vi racconteremo proprio come, catturando i fondi assieme, comuni sloveni e italiani sono riusciti a realizzare importanti progetti di coesione, ma per ora non vi svegliamo troppo. Ciò che invece è già noto, e non dobbiamo certo svelarvelo noi, è che Gorizia e Nova Gorizia saranno nel 2025 le capitali europee della cultura, un grande onore che per la prima volta in assoluto viene dato a due città di due paesi diversi. Ci stiamo avvicinando al traguardo, anzi diciamo alla prima meta in realtà, che è proprio il 2025, capitali europee della cultura, la prima volta due città gemelle. Poi non è un traguardo ovviamente, perché dovrebbe essere appena l'inizio. Quello che ci aspetta dopo, secondo me, è proprio dal punto di vista del GECT, è forse anche la parte più importante in realtà. Nel 2025 possiamo dire che avremo eventi quasi ogni giorno e speriamo che, oltre a coinvolgere le nostre città, diventiamo anche un punto d'attrazione per chi ci dovrebbe venire poi a trovare, chiaramente. E a fianco a questo grande obiettivo per il GECT c'è anche però la gestione di un fondo per piccoli progetti europei finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia. È importante perché ci permetterà da qui al 2025 e oltre di mettere a disposizione del nostro territorio di fondi aggiuntivi per finanziare delle attività, iniziative, progetti culturali ma non solo, e coinvolgere quindi il territorio con delle iniziative. Quindi chi ancora non è stato coinvolto può almeno avere una chance in più. 10 milioni di euro già catturati, tante risorse che arriveranno per rendere l'anno in cui Gorizia e Nova Gorizia saranno capitali europee della cultura un anno speciale, ma secondo il sindaco di Nova Gorizia, che parla un italiano impeccabile, non è finita qui e il vero obiettivo è coinvolgere in questo processo tutti i comuni dell'area. Parte della capitale europea della cultura è sicuramente anche il turismo enogastronomico, il turismo artistico, il turismo quello che fa arricchire e far sapere ai visitatori di cosa offre questo territorio. Perciò vogliamo fare sì che da questa e dalla parte italiana del confine il più possibile, il numero maggiore di comuni sia coinvolto, perché sappiamo che un turista che viene qui per una settimana può andare a Venezia in un'ora o a Ljubljana in un'ora, così che cercheremo di far percepire ai turisti, a quelli che vengono da più lontano, che cosa abbiamo da offrire. Qui abbiamo messo insieme, abbiamo coinvolto i comuni dall'Adriatico fino alla Valle dell'Isonzo. Questo progetto per me, io ne sono certo, è apolitico. Vogliamo lavorare tutti insieme per il bene di questo territorio. E per adesso sta andando tutto bene? Per adesso sta andando tutto bene. Se dico una cosa che dice sempre il mio omonimo di Gorizia: mal che vada sarà un trionfo. E dato che le barriere fisiche tra i due paesi non esistono più, il fronte italiano e quello sloveno sono convinti si debba abbattere anche l'ultima barriera, quella linguistica,
che è complessa perché per quanto esistano già scuole in lingua italiana in Slovenia, scuole in lingua slovena in Italia, le due lingue sono molto diverse tra loro e anche molto difficili da imparare. A noi ovviamente sembra difficile lo sloveno, ma pare che dalla parte opposta del confine venga percepito lo stesso al contrario. Ed è una battaglia importante che probabilmente l'anno 2025, con la doppia capitale europea della cultura, potrà in qualche modo cercare di modificare in modo tangibile, anche perché per i giovani che crescono oggi a Gorizia, a Nova Gorizia, quel confine lì non esiste più, come ci ha spiegato il sindaco di Gorizia e soprattutto la figlia del sindaco di Gorizia. Quando ero bimbo io, quando si andava oltre il confine si diceva vado in Jugoslavia e poi lo si declinava, vado in Slovenia e poi lo si declinava. Mia figlia, prima ancora della candidatura alla capitale europea, non mi ha mai detto vado in Slovenia, vado in quel locale, vado in quella piscina, vado perché loro già ragionano in un territorio conurbato nel vero senso della parola, ed è questa la grande sfida, cioè di abbattere quei confini mentali che certamente ancora già ci sono. Perciò l'importante è che noi non ci si fermi ai libri che sono in biblioteca, ma la nostra grande responsabilità degli amministratori di tutto il territorio è quello di scrivere nuove pagine per i nostri figli e per i nostri nipoti. Due città che rimangono ovviamente in due stati diversi, leggi diverse, regolamenti diverse, però che crescono insieme. Dunque non resta che aspettare un anno e mezzo circa rispetto al momento in cui vi parliamo per vedere cosa faranno Gorizia e Nova Gorizia come capitali europee della cultura. La data ufficiale d'inizio è l'8 febbraio 25, ma in realtà già dal prossimo anno 2024 vedremo di tutto. Molto meno dovrete aspettare per vedere la nostra storia di coesione, nella quale vi porteremo a Gorizia, a Nova Gorizia, e vi faremo conoscere i loro progetti europei e come il volto delle due città e dei due paesi per conseguenza è cambiato grazie all'unione che fa la forza. Intanto dobbiamo salutarvi perché EU Factor termina qui.